Oh, ben ritrovati! Questo lo lascerei io. Ben ritrovati! Oggi che cosa facciamo? Siccome sta aumentando la community del lockpicking e soprattutto del locksport, oggi facciamo un po' di chiarezza su alcune regole base che non sono proprio scritte, però adesso le andiamo a analizzare. Indovinate cosa c'è prima? Sigla! Esiste una legislazione inerente al lockpicking? Questa è la domanda cardine. Allora, dipende da stato a stato, ok? Negli Stati Uniti, ad esempio, non in tutti gli stati è legali, ad esempio in Asia è illegale, se ve lo state chiedendo, anche in Giappone, tra l'altro, mentre per l'Italia c'è un pochino di confusione, un po' tanta, nel senso, potete acquistarli, gli strumenti, detenerli a casa, fine dei cazzo di discorsi, non possono essere portati in giro se non con un'autorizzazione, e in giro vuol dire, l'autorizzazione vuol dire il fabbro, lockpicking contest, tramite scritto FUFU, e se ve lo state chiedendo, la cosa figa è che dopo che sono finito su tutti i cazzo di telegiornali, nel 2005, 2006, 8, 14, vabbè, comunque su tutte le testate, quello che è stato riconosciuto in Italia il locksport come un vero e proprio sport, ok? Se volete portarli fuori casa, solo per i campionati di locksport, e vi devono rilasciare un'autorizzazione su dove andate. Fine dei discorsi. La legislazione invece è puniti la fabbricazione di chiavi false. Chiavi false loro intendono i blank, ok? Tipo come abbiamo visto nell'impressioning, quello non si può fare, fine dei cazzo di discorsi. Grimaldelli rientrano un pochino in questa legge, però è stato depenalizzato. Sappiate che comunque non si possono portare in giro. Leggetevelo. Quindi si possono portare gli strumenti del lockpicking fuori dalla propria abitazione? Cazzo no! Dove cazzo stai andando? Sto andando a fare vedere gli attrezzoni che ho comprato al mio amico. Dove cazzo stai Sto facendo... no, Che cazzo sto facendo? Dove stai portando? No, che stacco di me! Chilena, ascolta una cosa. Stavo pensando, ma secondo te questi due qua, da tenermi sempre nei portafogli? Tu veramente a te piace la calcina? Porca di quella Eva! Sì, pronto. Ah, sì, no, ok, va bene, dai, d'accordo. Dammi un attimo che mi organizzo e arrivo. Gente, ascoltami, mi servirebbe... è uno dei nostri. E? È rimasto fuori casa. Mi presti due attrezzi che vado a... Cioè, questi qua non so se vanno bene per la serratura di casa sua. Il signore, prego. Ma non è colpa mia, ma perché, scusami? Cosa è un c'hai piacere ancora? per un amico. Ancora, ma non è capace di cazzo! Quindi, su che serrature posso fare pratica? La regola di massima, ovviamente, grandi responsabilità, ok? Questo tipo di conoscenza, quindi utilizzate la testa, nel senso solo su serrature di proprietà, ok? E non in uso vuol dire non lo fate sulla vostra porta di casa. Se smandruppate, rimanete fuori bloccati di casa, siete delle teste di cazzo, quindi solo su serrature di proprietà e mai su serrature in uso. E quanto? Che c'è? E tua? Domanda di riserva? Vieni, testolina di cazzo. No, non ancora, basta. Calci in culo! Quindi? Non si apre. Quindi? Ma scusa, te avevi detto che ci si poteva allenare sulle serrature di proprietà? Certo, tieni, usa la chiave. Qual è? Questa? Quella. Questa? Non va. Perché sei un coglione. Porca troia, cosa t'ho detto?
ma su serrature in uso. Questo è quello che succede. Pirla. Ma hai detto che non avevi le chiavi? Chiamerò il fabbro, cazzo devo fare? Quando posso dire di essere un lockpicker? Domanda semplicissima. Quando posso dire di essere un lockpicker? Hai comprato degli strumenti? Hai un lucchetto? Guardate quando si diventa lockpicker. Quando avete inserito il tensore per la prima volta nella serratura. Siete già dei lockpicker. Quando posso dire di essere un locksporter? Locksporter. Locksporter è quando da lockpicker iniziate a praticare per qualche anno e avete deciso di cazzo mi sento competitivo, voglio iniziare a prendere i tempi, ricordatevi che tanto il tempo massimo è sempre 10 minuti per tutti, universalmente riconosciuto, e soprattutto non è importante il tempo, come completate l'esercizio. Quindi quando inizierete a comprare gli strumenti avanzati, soprattutto fate questo passaggio di livello da lockpicker a locksporter, è semplicemente il professionista. Professionista, ho deciso di farlo il mio hobby, il mio sport, niente di più. In tutti e due i casi vi posso dire un'unica regola che farà sì che voi non siate né lockpicker né locksporter, e ora vi faccio vedere. Allora, hai sentito il click, senti la controrotazione del pin. Poi devi continuare a giocare col grimaldello e fare per sentire la controrotazione e sentire il click. Allora, Porca troia, vai avanti! Ma ho appena iniziato, Vai appena iniziato sto cazzo, muoviti, dai! Ecco, ora ti dico io una cosa. Lui è un lockpicker, tu sei locksporter? Sì. Tu lo fai a livello professionale? Cazzo sì. Sei meno di un coglione. Ah! Ma perché sempre l'orecchio di sinistra, tra l'altro? Ricordatevi, uno dei compiti fondamentali che voi siate lockpicker o locksporter, in entrambi i casi mai infrangere le regole che vi avevo fatto vedere prima, e soprattutto aiutare e incentivare la community. Allora, vai, buona posizione del tensore, con un pochino più leggero, ok, esatto.